Ciao a tutti cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le 3 scelte per i single. Vi ricordo che queste sono letture che si possono integrare con le stese generali e il come farlo lo spiego nella guida di cui trovate qui sotto il link. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene, allora la prima scelta è incenso. La seconda scelta era il ginepro, è il ginepro, e la terza scelta Gauteria procumbens. Credo che sia tipo il caprifoglio, sempreverde, quello che fa le bacche rosse, insomma, invernale. Bene, queste sono carte di oli essenziali per chi fosse interessato all'aromoterapia o cose di questo genere, insomma. Quindi scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Per aiutarvi a scegliere andiamo a posizionare anche i segni zodiacali. Allora, Cancro, Sagittario, Toro e Leone per la prima scelta. Per la seconda scelta abbiamo Bilancia, Ariete, Pesci e Capricorno, e per l'ultima scelta abbiamo Acquario, Vergine, Gemelli e Scorpione. Bene ragazzi, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti agli amici della prima scelta. Andiamo a vedere le tendenze energetiche per voi single per il mese di luglio. Ragazzi, quando io intendo single, intendo persone che non sono in nessuna relazione, ok? Perché già solo se c'è un qualche cosa di romantico, sì, è vero, il vostro stato ufficiale è quello di single, nel senso che non c'è niente di in piedi, però diciamo che in quel caso lì potrebbe interessarvi anche vedere l'altra lettura, quindi quella sull'amore, dove effettivamente tratto la relazione tra due persone. Va bene. Ah, vi ricordo inoltre che ho appena pubblicato le stese per il secondo semestre del 2024. C'è anche quella sull'amore e sugli affetti, quindi potete integrare anche quella lettura con questa. Ok, partiamo con un asso di bastoni, un 8 di coppe, un 6 di pentacoli e il giudizio. Ragazzi, allora, partiamo con questo bellissimo asso di bastoni. Devo dire che mi potrebbe parlare di nuovi incontri, anche intimi in certi casi. Potrebbero essere nuove passioni o anche semplicemente della chimica che nasce con qualcuno. Poi però abbiamo questo 8 di coppa al contrario, come se mi viene da dire come se non si volesse più smettere di stare con questa persona o di vivere in questa passione. Andiamo a vedere carta per carta. Ok, allora abbiamo un 9 di pentacoli, la regina di spade e un 8 di bastoni. C'è sì qualche fuoco.
Vi dico, con l'otto di bastoni potrebbe anche essere una dichiarazione un po' improvvisa o qualcuno che incontrate così tra capo e collo. Sapete quei colpi di fulmine? Quelle cose un po' così. La sento così. Perché ho come l'idea che questo incontro potrebbe mandare in confusione un po' la vostra testa. Come vi dicevo, c'è come questa sensazione di voler continuare nello stare con questa persona, nello stare in questa energia. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Nove di spade e due di bastoni. Da un lato c'è come questa voglia di, come vi dico, continuità, di andare avanti, di guardare al futuro. Dall'altro lato, con questo 9 di pentacoli e l'8 di coppe al contrario, sento che è come se aveste paura di aprire bene gli occhi per vedere qualcosa che non vi piace. Vi sento un po' titubanti per certi versi. Andiamo a vedere il 6. Nove di coppe. Mm. E 7 di spade. Allora, voglio una carta per il 7. Asso di bastoni e una per il 9 di spade. Allora, io sento una sorta di preoccupazione da parte vostra, ehm, in realtà per tutto il fuoco che si sente con questa persona nuova. Allora, se non conoscete ancora nessuno, vi dico, sarà un po' una cosa, una conoscenza che vi così travolgerà, mi viene da dire, vi prenderà un po' così tra capo e collo, come se ehm, non ve la aspettavate. Non dico che a tutti capiterà la passione sotto le lenzuola, però è come se si ravvivasse un qualche cosa dentro di voi che vi ridà una speranza in più. Qui ci potrebbero essere delle dichiarazioni, delle comunicazioni che, come vi dicevo, destabilizzano un pochettino. C'è la voglia magari di guardare in avanti, ma io qui ho come l'idea che ci sia qualche cosa che vi vibri ancora così tanto che non si voglia guardare. Ed è per quello che c'è questo 9 di spade, come se ci fossero delle preoccupazioni inerenti al futuro che insomma ancora non si voglia ben considerare. Poi arriviamo a questo 6 di pentacoli con il 9 di coppe e 7 di spade. Allora, l'idea qui è di andare in modo equilibrato, in modo calmo. Tanto do, tanto devo ricevere, o tanto ricevo, tanto do. Ok? Più la prima versione, perché la seconda, se non, insomma, potrebbe alle volte fuorviare, no? Perché se l'altro dà tanto, voi vi sentite obbligati a dare tanto, invece non è sempre così, bisogna anche un po' sentirsi di dare le cose. Comunque, abbiamo un 9 di coppe che mi parla sì di una sorta di appagamento, una sorta di equilibrio, ci sono come degli incontri che effettivamente possono essere appaganti con questa persona, potrebbero anche essere incontri intimi, come vi dicevo, per qualcuno, o semplicemente delle piacevoli giornate ehm,
a sorseggiare. Guardate, l'immagine che mi è arrivata è di sorseggiare vino in riva al lago. Adesso poi ognuno prenda quello che risuona, però è come il vivere un po' il bello di questa nuova conoscenza, di questo nuovo momento di entusiasmo, mettiamola così, se proprio siete di quelli che no, no, sono single e voglio rimanere single, però non stareste qui a vedere la lettura, suppongo. Comunque devo dire che questo 7 di spade, ragazzi, desta come qualche sospetto per quello che riguarda l'asso di bastoni che avevate ad inizio lettura. Quindi qui si tratta o di un qualche tipo di autobugia che vi siete raccontati, o potrebbe essere una bugia che vi ha raccontato qualcun altro inerente o questa passione, questo fuoco che si sente, che si vive, questa chimica. Magari qualcuno vi ha detto che sente un sacco di attrazione per voi, invece era solo una storiella per riuscire ad ottenere, insomma, l'asso di bastoni, diciamo, potrebbe essere proprio l'incontro intimo. Andiamo a vedere il giudizio. Cavaliere di Pentacoli, sì, ma infatti sento che è come se ci fosse una sorta di entusiasmo a inizio mese che vi fa pensare, perché è un po' troppo travolgente, e quindi inizierete a rallentare secondo me un pochettino il passo, soprattutto con questo giudizio alla fine del mese inizierete a vederci chiaro. C'è un cavaliere di pentacoli e un cavaliere di bastoni, può essere che siate su vibrazioni diverse, che uno abbia magari più ehm, fervore, che sia più dinamico, che abbia più entusiasmo, e che l'altra persona invece sia un pochettino più pacata, più tranquilla, abbia bisogno prima di cose concrete. Vi dico, io ho la sensazione che per qualcuno l'incontro con questa persona sia un incontro di tipo animico, cioè un incontro pattuito in una vita precedente. E normalmente quando si pattuiscono questi incontri è perché la persona, la conoscenza, la situazione che si crea ci è utile per far evolvere la nostra anima. Ora, per incontro animico comprendo le anime karmiche, quelle che ci fanno crescere soffrendo, le anime gemelle, quelle che ci fanno crescere in luce, e le fiamme gemelle, che diciamo fanno parte della famiglia delle anime gemelle, nel senso che si viaggia in luce insieme, ma dovrei fare un video a parte per spiegarvi la differenza e non è questo il momento. Comunque, devo dire che secondo me con questo 8 di spade avete una tendenza a vedere un po' più negativo di quello che effettivamente è. In realtà abbiamo il Papa. È come se qui arrivasse una sorta di guida. Qui le cose potrebbero essere in ambedue i settori, cioè la conoscenza di questa persona o la situazione che si crea con questa persona può aiutarvi ad avere una maggior comprensione anche solo della relazione o della vostra vita in modo molto più ampio, e potreste o essere voi a trasformarvi in una guida per questa persona o il contrario, come se ci fosse qualche cosa che entrambe potete imparare da questa situazione o da questa relazione. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi. Ok, andiamo a vedere le fatine. Sono gratitudine e autenticità. E qui è interessante perché avete 7 di spade, è un po' come dire toglietevi la maschera, vedete che la fatina si toglie la maschera. Siate voi stessi. Bene cari amici della prima scelta, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione, e se volete crescere per vostro conto senza il rischio di imbattervi in qualche anima karmica, insomma se volete giocare un pochino d'anticipo,
potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento per il vostro percorso di crescita, oppure potete direttamente abbonarvi al canale. C'è proprio come un insieme di video messi in un ordine specifico per creare come una sorta di scuola di voi stessi. Comunque i titoli sono visibili, li potete vedere entrando nelle playlist. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta. Andiamo a vedere anche per voi che energie, che tendenze energetiche ci sono per il prossimo mese. Ragazzi, le letture sono collettive, può essere che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire gli oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto, e se mi volete contattare c'è l'email qui oppure sotto in descrizione. Bene, queste letture si possono integrare o con le letture generali, ragazzi, quella generica di maggio e quella della seconda parte di maggio, di luglio, e quella che poi uscirà nella seconda parte, insomma, di luglio. E potete anche integrarla con la lettura del secondo semestre del 2024 che trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Bene, ok, partiamo con una regina di pentacoli. La forza, 7 di coppe e un 8 di bastoni. Beh, devo dire che qui c'è una regina. Direi che già inizio mese si potrebbe muovere qualcosa con qualcuno. Se non avete nessuno, potrebbe essere... guardate, potreste conoscere questa persona in qualche sagra, in qualche festa di paese, in qualche manifestazione o evento di questo genere. Però ho come l'idea che ci sia qualche cosa che vi blocchi nel far sapere, nel comunicare a questa persona che vi potrebbe interessare. Però andiamo a vedere. Allora, cavaliere di pentacoli e 3 di bastoni. Sì, è un po' come se ci fosse una sorta di precauzione all'inizio mese. Ho l'idea che mettiate un pochettino sotto test l'altra persona. Cioè come un ok, vediamo come si sviluppano le cose, vediamo come si comporta. Andiamo a vedere la forza. Quattro di pentacoli. Sì, sento un po' di staticità, come se fosse sulle vostre, come se non sapesse bene che tipo di pensieri fare sull'altro o sull'altra. Allora, la forza è spiegata da un 4 di pentacoli e da un matto. Sento proprio che è come se aveste bisogno di cercare il coraggio di buttarvi in questa relazione, come se foste timidi, titubanti, magari l'altra persona è di un'altra età rispetto a voi, piuttosto che di un altro ceto sociale, magari voi siete, non lo so, camerieri, piuttosto che l'altra persona è un dirigente dell'hotel, ipotesi. Cose di questo stile, come se ci fosse o una mansione diversa o uno stato sociale diverso, magari è una cultura diversa, ma la vedo più difficile. Potrebbe essere un livello di studi diverso, però. Ed è come se ci fosse semplicemente, cioè, vi dirò, in realtà con la carta della forza è come se a un certo punto questo 4 di pentacoli, che è una carta anche di protezione, si aprisse
a un certo punto io sento che è come se arrivasse questo coraggio, diciamo intorno alla metà del mese. Andiamo a vedere il 7 di coppe, che è spiegato da un altro 7 di coppe e da un 3 di coppe. Qui ci potrebbe essere qualche tema con delle terze persone. Può essere che questa titubanza ci sia perché la persona che avete in mente, piuttosto che quella che andrete a conoscere, magari o sta uscendo da una relazione o ha già una relazione in piedi. Per quello che probabilmente avete come bisogno di cercare questo coraggio. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Papa e carro. Datemi un'altra carta per il Papa. Regina di bastoni, giudizio, mago, fante di coppe e re di spade. Guardate, ho la sensazione che le carte vi dicano aspettate, cercate di vedere le cose dall'alto, mi viene da dire, da un'altra prospettiva, perché qui avete il giudizio. C'è come bisogno di portare alla luce certe cose che possono essere all'interno della relazione, di questa conoscenza, piuttosto che all'interno di voi stessi, mi viene da dire. Vi dirò, avendo poi il mago alla fine, devo dire che vedo come una scelta, dei nuovi inizi, un movimento, un qualche tipo di ufficializzazione potrebbe anche essere una sorta di concretizzazione. Però quello che non mi convince è questo 8 di bastoni al contrario. È un po' come se vi dicessero fate decretare da qualcuno lo stato d'essere delle cose. Perché ho come l'idea che la comunicazione debba essere migliorata o possa essere migliorata. Potrebbe esserci anche una seconda sfaccettatura di questo 8 di bastoni ed è che vi consigliano di stare zitti fondamentalmente, di non, diciamo, essere polemici, però in realtà di condurre la storia, situazione, relazione, conoscenza, quello che è, di condurla, mi viene da dire in modo dolce ma determinato. Cioè, sapete, no? Invece di sbottare, ecco, perché non me l'hai detto? Avere un atteggiamento più del tipo, capisco che tu possa aver avuto i tuoi motivi per non dirmi X cosa, e non dire, lo vedo solo qua con l'otto di bastoni, però per me le cose sono così, punto. Cioè, tipo essere determinati su quello che volete, su quello che vi aspettate anche. Ho anche un'altra sensazione, ragazzi. Potrebbe essere che con questa persona ci sia affinità a livello pratico, ma è come se non si riuscisse a creare affinità a livello, cioè tipo come se non riusciste a essere amici con quella persona, come se non riusciste a divertirvi, come se non riusciste a creare un'unione profonda, un contatto del cuore, mi viene quasi da dire.
È per quello che probabilmente qui le carte vi dicono aspettate di avere un'idea più chiara sulla situazione o sulla persona che state frequentando prima di comunicare qualche tipo di scelta, qualche tipo di decisione. Va bene, andiamo a vedere una carta delle fatine. Fatemi sapere poi come vi risuona. Leggerezza. Sì, probabilmente avete bisogno di vivere un po' di leggerezza e con questa persona non è semplice perché, come vi dicevo, c'è come questa fatica a essere amici, essere divertenti. Magari è una persona che ha un carattere proprio così calmo e pacato, placido, magari è in un momento particolare della sua vita un po' pesante, quindi non riesce, però diciamo che è come se fosse un consiglio di mettere voi la leggerezza all'interno di questa situazione o di questa relazione. Amici del secondo gruppo, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video e dei temi che tratto sono visibili, quindi potete entrare nella playlist e vedete tutti i temi che tratto. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della terza scelta, anche per voi andiamo a vedere che energia ci sarà per il mese di luglio. Le letture sono ragazzi da integrare eventualmente con quelle che ho già pubblicato, generiche del mese di luglio. E vi ricordo che di solito risuona prima l'ascendente piuttosto che il segno zodiacale. Eventualmente potete anche guardare le previsioni annuali che ho appena pubblicato, sono solo per il secondo semestre e ce n'è una specifica sull'amore e gli affetti. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Abbiamo un 4 di coppe, un cavaliere di pentacoli, la stella e la ruota della fortuna. Beh, non male direi, non male ragazzi. Partiamo da questo 4 di coppe perché ho l'idea che inizio mese potrebbe essere un po', mi verrebbe da dire triste, nel senso che questo fanciullo è così sconsolato nel guardare le coppe che ha davanti che non si rende conto che c'è un'altra coppa qui da cogliere e la vediamo arrivare secondo me questa coppa verso metà mese e da lì devo dire che è tutto in salita ragazzi perché c'è la stella e la ruota della fortuna come se si riaccendesse un pochettino la speranza di poter creare una relazione. Andiamo a vedere il 4 di coppa, abbiamo un 6 di spade, un 10 di pentacoli e un 9 di coppe. Credo che qualcuno sarà focalizzato su che cosa ha lasciato indietro, su quello che ha perso, diciamo così. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli, la stella. Sì, io sento che questo cavaliere di pentacoli sarà una speranza per molti, queste sono un po' troppe. 4 di coppe è quello che si era visto prima, doveva uscire. O c'è un qualche tipo di conoscenza che state sottovalutando, che non state considerando come dovreste? Non lo so, andiamo a vedere un attimo la stella. Tre di pentacoli.
Ho come l'idea che potrebbe essere un collaboratore, un socio, un collega, un qualche compagno di corso anche, se state facendo qualche corso diverso magari da quello che è il lavoro, qualche hobby, qualcosa di questo genere, insomma. Ancora una carta per piacere, grazie. 3 di bastoni e re di spade. Sì, io credo che qui ci sia come una differenza di età o di ruoli che non vi fa prendere in considerazione questa persona. Però devo dire che con la carta della stella è come se arrivasse qualche speranza in più. Abbiamo un re di spade, direi che arriverà anche della chiarezza mentale in più. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Asso di coppe, 8 di spade, 7 di bastoni e sacerdotessa. Datemi una carta per l'8 di spade. Vi dirò, è come se effettivamente tra la stella e la ruota della fortuna potrebbe esserci un cambio importante di qualche ciclo proprio nella vostra vita. Mhm. Abbiamo anche un asso di coppe che mi fa ben sperare in questa apertura del cuore. Vi dico, la speranza, qui avete 2 volte la stella, potrebbe anche essere un incontro predestinato per qualcuno, però io ho come la sensazione che voi non lo crediate possibile, o una cosa di questo genere, o pensiate di non essere all'altezza della persona, della situazione, ho come l'idea che c'è qualche cosa che non vi torna, sarete un po' sulla difensiva, un po' aspetta un attimo. Però devo dire che avete anche la sacerdotessa, quindi in qualche modo è perché volete guardare nel lungo periodo. Sì, l'ideale c'è, l'ideologia, l'idea, la prospettiva, il terreno, diciamo, è fertile, ehm, però è come se, come vi posso dire, c'è una sacerdotessa, è come, ok, so come andrà a finire, ma lo so perché sono in grado di vedere cose che altri non vedono, certe dinamiche di comportamento. Per qualcuno si tratta di vedere dentro l'anima delle persone. Io, allora, siccome il 9 di pentacoli è la carta dei single e qui è girato al contrario e qui c'è un attimo di oddio che cosa mi sta succedendo con la ruota della fortuna e questo asso di coppe, ragazzi, io ho proprio la sensazione che a luglio potrebbe iniziare un nuovo amore, una nuova relazione, come se ad un certo punto vi rendeste conto che no, non siete più single. Sapete, sono quelle relazioni che iniziano e ci si prende e ci si sta vicino e la cosa cresce, cresce, e continua a crescere e ad andare in profondità senza che in realtà venga mai detto siamo fidanzati, piuttosto che mi interessi, voglio fare una cosa di un certo spessore, semplicemente la cosa si evolve e si sente, si percepisce che prende spessore. Ed è un po' quello che sento qui. È una relazione che può veramente, ehm, secondo me, è un inizio, diciamo così, è un inizio, perché comunque qui avete la ruota della fortuna che è un 10, qui avete un asso di coppe. È il potenziale di un inizio di una relazione che può comunque farvi innamorare. E ve lo dico perché c'è l'asso di coppe, poi restate sintonizzati, andiamo a vedere come andrà ad agosto, anche perché ovviamente sapete che siete tanti, sono da integrare con l'ascendente e via dicendo. Va bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Ok, grazie.
equanimità. Che significa sia essere equi in una situazione, ma io qua lo sento molto collegato con questa sacerdotessa. Quindi è un po' il valutate la persona, la relazione o la situazione così com'è, senza pensare ma se fosse la persona diversa, ma basterebbe che ci mettesse quel quick in più, ma potrebbe fare... No, così com'è, nel qui e ora, e cercate di mettere le cose sulla bilancia. Amici della terza scelta, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video oppure lasciare una piccola donazione. E se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail per fissare un appuntamento oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili, potete guardare di che temi vado via via parlando. Per il resto io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!